Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi, ragazzi, ha una validità di 3 mesi, quindi non ha un periodo di tempo specifico di riferimento, ma vale 3 mesi da quando la vedete. Tenete presente che ne ho già pubblicate 2, una a maggio e una a gennaio, le potete trovare nella sezione dei video, scorrendo in basso col dito. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile a livello karmico per il prossimo trimestre per l'Ariete. Abbiamo la carta della stella, nuovi obiettivi, si guarda in avanti, nuove speranze, anche nuove doti che potrebbero svilupparsi per qualcuno, doti di percezioni extrasensoriali. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Tenete sempre presente che le letture sono collettive, ragazzi, quindi può essere che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti di metafisica base e di tarocchi base, il link, me ne sono persa una, alla playlist dell'oroscopo annuale. Li ho appena pubblicati, sono 4 previsioni, insomma trovate tutto lì. Va bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Ah no, scusate, l'ultima cosa, per tutto il mese di luglio, ragazzi, ho in promozione la lettura semestrale, che è una lettura a 20 carte ed è una fotografia sull'energia più probabile nel prossimo semestre per voi. Si vanno a vedere vari settori della vostra vita. Comunque, se ne volete sapere di più, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione. Bene, le chiacchiere sono sempre più lunghe all'inizio. Focalizziamoci sull'energia dell'Ariete per l'evoluzione del karma per il prossimo trimestre. Abbiamo un fante di spade, la luna, cavaliere di spade, 9 di bastoni, cavaliere di pentacoli, 9 di pentacoli e la sacerdotessa. Ragazzi, il prossimo periodo per voi sarà portato ad affrontare le vostre paure. Cioè proprio chiaro, a diventare indipendenti, a fare di testa vostra. Che interessante, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo dal fante di spade. Cavaliere di bastoni e 7 di coppe. Credo che ci siano come delle idee, dei nuovi obiettivi, dei nuovi traguardi da voler raggiungere. Qualcuno potrebbe anche aver iniziato un percorso di studi per cui essersi aperto una serie di possibilità, ma ho come l'idea che la paura vi stia un po' bloccando. Magari la paura di non farcela. Andiamo a vedere la luna. La paura di non essere all'altezza, la paura di non poter sopravvivere con quel tipo di lavoro. Allora abbiamo un 4 di coppe e un 6 di spade, infatti sì, credo che la vostra paura sia di patire una sorta di carenza con quel tipo di studio, di percorso, di progetto che avete in testa con la carta della stella. Il 6 di spade è sempre una carta che mi dice, che fa riferimento alle credenze limitanti, a quello che uno ha imparato durante l'infanzia. Io qui ho come la sensazione che molte paure le abbiate semplicemente ereditate e che non siano le vostre. Perché qui effettivamente le possibilità ci sarebbero, ma è come se foste talmente focalizzati nella paura che è davanti a voi che non vi rendete conto che il mezzo per attutire questa paura o per tenere a bada questa paura è lì di fianco a voi. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade.
10 di pentacoli e 9 di spade. Credo che qui, ragazzi, si tratti di andare dritti per il vostro obiettivo. Ho come la sensazione che con questo 10 di pentacoli dobbiate puntare alla meta più alta. È vero che c'è anche un 9 di spade, ma considerate che siete passati o state passando attraverso questo 6 di spade, quindi è anche un po' normale che ci siano delle preoccupazioni per il futuro, ma attenzione a non autoboicottarvi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. È qua, 9 di pentacoli, che si ripete. Ho come l'idea che per qualcuno possa far riferimento o al, come vi dicevo, inizio fine, cioè nel senso, vedo come una sorta di progressione a livello energetico. Ho come l'idea che per qualcuno si può trattare di aprire la partita IVA, per qualcun altro di assumere dei dipendenti, per qualcun altro è tipo un percorso di studi che finisce e che vi sta facendo venire dei dubbi sul se avete fatto la scelta giusta o no. Però nonostante questo, il punto qual è qua? Affrontare la vostra paura. E la paura qual è? Di essere indipendenti, di essere autonomi, di non farcela. Asso di spade e asso di coppe. E la paura di fare il primo passo qui, verso l'indipendenza. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Perché comunque, ragazzi, sento che è un periodo in cui vi renderete conto delle vostre paure, magari farete anche un lavoro sulle vostre credenze limitanti, ma perché io penso di non poter aver successo? Ma perché io penso di me di non essere abbastanza bravo o brava? Perché io penso questo di me? Da dove arriva questo pensiero? Chi me l'ha detto? Gli devo o le devo credere? Insomma, una serie di ragionamenti che vi porterà a un certo punto a dire no, ok, cioè bisogna andare avanti. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Anche se vedo appunto con questo Cavaliere di Pentacoli che le cose saranno super lente, amici dell'Ariete. So che non è proprio congeniale al vostro segno, però equilibrate direi anche con questo 6 di Pentacoli, 7 di Pentacoli, sacerdotessa nuovamente imperatrice. Guardate, ho la sensazione che nel momento in cui vi muoverete con questo cavaliere di spade, prenderete questa decisione. Qui ci può anche essere proprio un viaggio, di tipo fisico, può essere anche solo una distanza a livello mentale, come vi dicevo prima, però ho l'idea che andrete poi verso la prosperità. Vi dirò un'altra cosa, una visione alternativa che ho avuto della lettura mentre spiegavo le carte è che abbiate come bisogno di sfruttare, se vogliamo, questa vostra parte percettiva, perché avete le idee, avete la percezione, canalizzate, cioè siete dei geni quando si tratta di pensare, ma il problema diventa concretizzare. Ho come questa sensazione. E invece qui sento che nel prossimo periodo ci sarà proprio questo nuovo inizio. Nonostante le paure, mi viene da dire, perché tutti hanno paura, il punto è non farsi bloccare dalla paura. Andiamo a vedere 9 di pentacoli, che comunque è una bellissima carta, perché parla di abbondanza economica. 5 di coppe e fante di coppe. E che ho come la sensazione che voi vediate nero. O vi dispiace aver lasciato indietro un personaggio, magari un ambiente di lavoro. Ah, nel caso foste di quelle persone che dove stavano pensando se assumere o no, potrebbe a un certo punto arrivarvi una sorta di ma perché l'ho fatto? Ma secondo me adesso andiamo a vedere la sacerdotessa perché qui avete tutto che mi porta verso la fertilità, l'espansione, la prosperità, la creazione, ok? Andiamo a vedere questa sacerdotessa.
Ruota della fortuna, mondo e 5 di spade. Ragazzi, qua cambiano le dinamiche. Io sento che si tratta di portare pazienza, secondo me. Abbiamo anche un 7 di pentacoli che vi dicono rallentate, ma qui sento che la pazienza la porterete perché le cose sono piuttosto... Guardate, con il cavaliere di pentacoli potrebbero essere ferme, effettivamente potrebbero sembrare ferme, però io non le vedo ferme, le vedo semplicemente, come vi posso dire, in assestamento, in equilibrio, in lineari. Tipo calma piatta non vuol dire che è ferma, semplicemente le cose vanno avanti con il loro normale tran tran. Se avete paura di fare certi passi nella vita, ripeto, studiate prima una sorta di strategia B e C, piano B e piano C per esempio, e quello potrebbe aiutarvi un attimino a controbilanciare la paura che vi blocca, cioè tipo ok, c'ho paura, lo faccio lo stesso, tanto so che se succedesse quella roba lì ho il piano B, ho il piano C di riserva. E fondamentalmente qua vi dicono, cioè andate per la vostra strada, perché qui avete tutte le capacità e poi soprattutto qua arriva un cambio, arriva il completamento, ragazzi. C'è anche un 5 di spade, però. Fatemelo vedere. 4 di bastoni. Ma l'unica cosa che mi viene da dire è che potrebbero esserci ehm, come punti di vista diversi per quello che riguarda una zona. Se per esempio per voi il sogno di cui ci parla la stella è cambiare casa e magari non volete allontanarvi troppo dalla zona in cui siete adesso, come se vi dicessero non vi preoccupate, andate tranquilli perché riuscirete comunque a creare una stabilità, un equilibrio, una sorta di routine. Se si tratta di quella cosa che deve iniziare, che sento che per molti effettivamente inizierà, ehm, io ragazzi sento che qui va bene perché avete, cioè, Imperatrice, che è proprio la carta dell'espansione, della creatività, dell'abbondanza economica, 6 di pentacoli, parla di contratti, parla di scambi commerciali, quindi a livello economico, e anche l'imperatrice è una carta di abbondanza, a livello economico sento che vi andrà bene, come se aveste, se acquisiste sicurezza in voi con questo progetto, anche se potrebbero venirvi dei dubbi sul ho fatto il passo giusto, ho fatto il passo più lungo della gamba, però in realtà vi si aprono queste possibilità, il tutto sta a togliervi certe credenze limitanti, certe preoccupazioni rivolte al passato che potrebbero un po' stancarvi, potrebbero farvi risuonare delle paure, perché qui le carte sono super 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 positive. Adesso andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Un'altra volta la ruota della fortuna e l'appeso, che qui viene chiamato una nuova visione. Secondo me voi non ve lo aspettate, ma ho la sensazione che entro il prossimo trimestre potrebbero cambiare drasticamente le cose nella vostra vita in meglio. È come se arrivasse una nuova abbondanza che potrebbe essere economica o anche di occasioni. Se per caso per voi, non lo so, state cercando di manifestare il vostro desiderio di avere delle relazioni di amicizia migliori, anche qui le opportunità si presentano. Cambiate un po' voi forse il vostro modo di vedere le cose e vedrete che riuscirete a costruire qualcosa di completo. La vostra realtà cambierà in meglio. Se è una questione di trasferimento, potreste effettivamente trasferirvi e trovare la casa dei vostri sogni. Qui ho un messaggio per pochi, però ve lo dico. Potrebbe non essere la casa dei vostri sogni, quindi non è la casa che voi volete, ma è la casa di cui voi avete bisogno in questo momento. Quindi seguite un po' il flusso dell'universo, mi verrebbe da dire. E con la carta dell'appeso effettivamente inizierete poi a vedere le cose da un altro punto di vista. Amici dell'Ariete, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti.
Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, è proprio una specie di scuola con argomenti di metafisica un po' più impegnativi rispetto al corso gratuito, però insomma sono spiegati bene, andiamo a vedere le dinamiche di comportamento, come non ricascarci, come non farsi agganciare, insomma potete dare comunque un'occhiata ai titoli nelle playlist di colore lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!